Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video continuiamo un po' quello che è il tour del gruppo PSA. Ma prima voglio fare una piccola digressione per farvi capire che siamo proprio all'interno del gruppo PSA. Andiamo. Talmente tanto all'interno del gruppo PSA da aver acquistato una vettura del gruppo PSA e nelle prossime settimane andremo a vedere quelli che sono i dettagli di vita vissuta con questa nostra vettura. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, per questo non posso che parlare bene del gruppo. Io mi ci sto trovando benissimo e vedrete anche voi nei video che faremo nelle prossime settimane che tanta roba ragazzi, tanta roba, qualità prezzo, io metterei hashtag, vai, continuiamo. Come avete visto abbiamo acquistato la nostra vettura elettrica naturalmente rimane, come dicevamo, nel gruppo PSA e coloro che ci hanno sempre seguito sanno cosa abbiamo acquistato. Per gli altri naturalmente vi lascio un pochino il che del dubbio e poi vi invito anche naturalmente a iscrivervi a quello del canale Marche Elettrico su Facebook. Abbiamo una pagina dedicata in cui pubblico notizie quasi quotidianamente, i video della macchina medesima, piccole prove e vi invito naturalmente ad andare a seguirci anche là. Come dicevamo, in questo video parleremo della nuova Citroën, perché la Citroën è davvero in prima linea per quanto riguarda la elettrificazione. Dopotutto abbiamo la C5 iCross Hybrid, che è un SUV ibrido plug-in, abbiamo la Citroën Ami, sul quale vorrei un pochino soprassedere, magari molti di voi la apprezzeranno molto, io non voglio entrare in merito, ma per me a vederla mi rappresenta un po' quel mezzo elettrico giusto per quelli che odiano il mondo a zero emissioni, per prenderci un po' in un giro, la voglio mettere così un po' alla carrona, ma penso di essermi fatto capire. La M-Ari, che anche quello è un mezzo un po' storico per quanto riguarda la mobilità diciamo tradizionale e poi elettrica. La E-Jumpy, che è un mezzo per la mobilitazione degli oggetti, un mezzo davvero per il commercio, veramente molto interessante. E poi naturalmente abbiamo quella che è il mezzo di cui andiamo a parlare ora, la C4 che 240 giorni fa ne avevamo già parlato, vi ricordate? Ora metterò qua un po' quella che è l'immagine, perché è un mezzo che se ne parlava davvero già da tantissimo tempo e grazie alle campane andremo solo a stoppare, continueremo un secondo. Mi sono scordato anche mettere il microfono, vado a prenderlo, guarda. Molto sempre di averlo comprato, spero che si senta anche meglio. Andiamo a conoscere insieme la nuova Citroën C4. Andiamo! La Citroën C4 fa parte del segmento C e ha queste dimensioni: 4360 mm di lunghezza, 1800 mm di larghezza, 1525 mm di altezza, con 2670 mm di passo, un'altezza da terra di 15,6 cm e 380 litri di bagagliaio che diventano 1250 con i sedili abbassati. Internamente troviamo uno schermo da 5,5 pollici davanti al volante ed uno da 10 pollici per l'infotainment e prese USB anche al posteriore, in tutto 4. Come vedete quindi il mezzo è veramente piacevole anche per quelle che sono un po' le dinamiche dell'esterno e dell'interno, e abbiamo un'unità propulsiva e poi anche una batteria che come diciamo sempre sul gruppo PSA non è che si smentiscano tanto e rimangano uguali identici per tutti quelli che sono i modelli del gruppo. Quindi abbiamo un motore da 100 kW o 136 cavalli capace di erogare uno 0-100 in 9,7 secondi. Abbiamo inoltre, come dicevamo, un pacco batterie da 50 kWh che è capace di erogare, quindi in questo caso proprio per me una specie di record, perché è il mezzo più performante di tutti quelli che sono i mezzi del gruppo, 350 km di autonomia. E per un mezzo del genere, che è più grande di tutti e faccia addirittura meglio di quella che è la Peugeot E208 e anche della Opel Corsa, un po' mi stupisce, però davvero tanta roba. Poi andremo a vedere per meglio se poi sarà tutto confermato, ma sembrerebbe proprio di sì, anche sul sito ufficiale riportano proprio 350 km di autonomia. Per quanto riguarda le capacità di carica, sono una DC da 100 kW e una C da 7,4 kW che opzionalmente potrebbero essere da 11 kW in trifase, dipende un po' da quella della vostra scelta. E abbiamo uno 0-80% in 30 minuti per quanto riguarda il DC con 100 km ogni 10 minuti di ricarica, e in AC da 7,4 kW uno 0-100% in 7 ore e 15 minuti.
Opzionalmente con il trifase da 11 kW, dal costo neanche troppo alto, a 300 euro, uno 0 100% in 5 ore e 15 minuti. Io consiglierei di prenderlo per 300 euro. Il mezzo addirittura poi conta 20 aiuti alla guida, assistenti alla guida, che naturalmente ci aiutano, diciamo, nella vita quotidiana per rendere, diciamo, la guida autonoma di livello 2 veramente performante. Ora butto giù tutto. E quindi abbiamo la frenata automatica d'emergenza, il riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia, il radar anticollisione, il rilevatore di stanchezza, il cruise control adattivo. E queste sono, diciamo, le cose principali per quanto riguarda gli ADAS. Poi ci sono anche alcuni dettagli a me mi hanno particolarmente colpito e mi hanno, diciamo, piacevolmente colpito, come il vano porta capo da ricarica, i cerchi da 18 pollici sono veramente molto belli. E poi abbiamo anche il colore arancione gratuito. Mi dico che stato mi ha molto colpito perché la nostra vettura, come sapete, è arancione e mi sta piacendo da paura. 7 colori disponibili, di cui uno pastello. Il Natural White a 500 euro e 6 colori metallizzati. L'arancione, che è gratuito. Poi abbiamo il nero, 700 euro. Il blu Islanda da 700 euro. Il grigio da 700 euro, il grigio platino da 700 euro e il rosso da 800 euro. 3 le modalità di guida. Eco, in cui naturalmente andiamo a massimizzare quella è la capacità della batteria, andando un po' a limitare quelle che sono le prestazioni. Però per esperienza personale per me potete andare sempre in eco perché quantomeno sulla nostra, non è che si renda, diciamo, non renda disdicevole quella che è la guida. Potrei consigliare. Il normal, diciamo, rende tutto un po' più fluido e quindi dà una giusta, diciamo, un giusto mix tra quella che è la gestione dell'autonomia e la gestione anche della performance del motore. E poi abbiamo lo sport, che davvero tira da paura, almeno per la nostra macchina, quindi mi immagino, visto il gruppo del solito, anche su questa Citroën, che dà il massimo dello spunto e quindi, diciamo, con una piccola pecca per quanto riguarda l'autonomia, ma ragazzi, spinge, ma l'elettrico spinge subito, soprattutto i Newton metra di coppia che sono disponibili per la vettura, diciamo, tirano da subito e quindi l'elettrico piace anche per questo, posso assicurarlo. Per quanto riguarda il selettore, come vedete da queste immagini, sulla sinistra abbiamo il classico RND, per la guida con retromarcia, folle e drive, con P che è la modalità parcheggio e B che attiva la modalità brake, che sarebbe quella che aiuta a recuperare più energia durante le fasi di decelerazione e di frenata. Andiamo a vedere quelli che sono gli allestimenti, che sono 3, e poi andremo sulla nota dolente, che naturalmente saranno i prezzi. Però vi posso dire in assoluta franchezza che io mi aspettavo dei prezzi molto peggiori. E quindi io sono rimasto positivo. Vi ricordo ci sono le scontistiche e gli incentivi statali. Andiamo a vedere un po' quelli che sono gli allestimenti. Abbiamo il FIL con l'aggiunta, diciamo, del climatizzatore automatico Bizona, sono le chicche che troverete in aggiunta ognuna rispetto a quella precedente. La radio DAB con 6 speaker e i fari a LED, tutte le fannerie sono a LED di questa vettura. E compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay. Poi abbiamo il Feel Pack, che in più aggiunge l'head-up display, molto bello, la telecamera per l'elettromarcia e il navigatore. E poi abbiamo lo Shine con il keyless access e start, il sensore dell'angolo cieco e la commutazione automatica dei fari. Siete pronti alla nota dolente? Che per me poi non è neanche troppo dolente. Vi lascio un secondino per pensare a quale potrebbe essere il prezzo dell'allestimento FIL, che è quello che costa meno. Il parroco ha voglia di entrare nei nostri video. Come dicevamo, la FIL parte da 34.900 euro. Poi andiamo verso la FIL Pack che va a 35.900 euro. E poi andiamo finalmente a quella la Shine con 37.900 euro.
Quindi, come dicevamo, non c'è troppa differenza tra i vari allestimenti. E poi comunque sia 37.900 euro per prendere quella più, diciamo, un allestimento più caro, non è una cifra, diciamo, eccessiva. Vi vorrei ricordare che la Opel Corsa supera i 32.000 euro nella versione, diciamo, più premium, più premiale. E quindi, diciamo, io mi aspettavo davvero una differenza molto maggiore, visto la tipologia di mezzo, visto che comunque sia si parla di un allestimento proprio di una dimensione superiore. Quello differisce, come dicevamo, tra i vari allestimenti, non è solo, diciamo, l'optional che c'è aggiunto in più rispetto all'allestimento precedente. Cambia anche proprio un fatto di accesso agli optional. Difatti la FIL non solo ha meno accessori, ma anche meno capacità di poter essere accessorata rispetto a quelli che sono gli altri due allestimenti, proprio perché ha un accesso, diciamo, limitato verso gli accessori. Io quindi consiglierei di guardare sui due allestimenti superiori rispetto alla FIL, che poi in definitiva lo scarto è minimo. E dovessi proprio dire un optional che mi ha particolarmente colpito, vi direi la Connected Cam. Che cos'è? È un accessorio da 250 euro. Diciamo, ora vi spiego perché, poi vi spiego cos'è. Perché noi quando siamo in vacanza, quando siamo andati anche in viaggio di nozze, quello che è il mondo canadese, è un mondo bellissimo, abbiamo spesso utilizzato il cellulare attaccato al parabrezza e abbiamo registrato alcune location in cui siamo stati, in cui giravamo con la macchina e ci è piaciuto moltissimo. Questa Connected Cam permette di registrare con una telecamera a 120 gradi Full HD, forse se era 4K era meglio, ma insomma Full HD, di registrare quello che succede all'esterno e di inviarlo tramite applicazione verso il vostro device, verso il vostro smartphone. Con un tocco farete una foto, con un tocco prolungato registrerà un video di 20 secondi e poi ve lo invierà sul vostro telefono. Quindi diciamo questo per me è stato l'optional che ho visto nelle varie possibilità che mi ha colpito di più. Anche questo nella FIL voi non lo trovate, perché come dicevamo la FIL ha un accesso agli accessori molto inferiore. Quindi ragazzi, spero di aver fatto un buon servizio, a me questa vettura mi è piaciuta tantissimo. Poi diciamo il gruppo PSA ormai ho un certo occhio, visto che anche noi guidiamo una vettura del gruppo PSA, che naturalmente vi invito anche a seguirmi su Facebook, sulla pagina Marchio Elettrico. Nelle prossime settimane andremo anche a conoscerla per meglio questa vettura. Naturalmente abbiamo fatto alcuni video per la pagina Marchio Elettrico su Facebook, che vi invito a guardare naturalmente. E poi tempo di entrarci più in confidenza, di conoscerla per meglio, di guardare un po' come funzionano le varie possibilità, andremo naturalmente a fare dei video dedicati in maniera tale da farvi capire quello che vuol dire vivere nell'elettrico, perché sono di una contentezza incredibile e voglio condividere con voi tutto quello che mi succederà, perché davvero sono veramente contento di ciò e voglio davvero spingere tutti a venire incontro a questo che è il mondo elettrico. Io per i primi 3, 4, 5 settimane, dipende un po' dall'elettricista, mi ha dato un po' questo lasso di tempo, andrò a ricarica a colonnina, quindi guarderò quelle che sono le tempistiche e le spese che ho affrontato nel periodo di oltre un mese, quindi uno potrebbe benissimo moltiplicarlo per vedere un po' quale sarebbe stata la sua spesistica nell'anno, naturalmente utilizzando quello che sarà il metodo di pagamento che farò io. Poi magari qualcuno potrebbe utilizzare sistemi differenti o magari alla tessera A2A a Milano, quindi ha altre spese naturalmente, io vi dirò la mia. E quindi sappiate che se avete un mezzo come il mio o un consumo come il mio e pagando nel sistema che utilizzerò avrete una spesa del genere. Naturalmente con i chilometri che farete voi, io sono una persona in macina chilometri, supero i 2500 km il mese, sono vicino ai 3000, dipende un po' mese a mese. Quindi diciamo naturalmente avrò una spesistica maggiore rispetto ai tanti, che dovuto la media italiana è pochissima, 1.000 chilometri, che insomma io la supero abbondantemente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di non aver fatto un video troppo lungo come sempre e alla prossima. Ciao!